Ciao, bentornati sul nostro canale. Dopo l'uscita del video di domenica scorsa sul vino e la vendemmia, un iscritto in un commento ci ha chiesto di parlare di un'altra bevanda alcolica in uso nel periodo medievale. Noi siamo sempre ben lieti di soddisfare le vostre curiosità, quindi nel video di oggi parleremo della birra e dell'uso del luppolo in epoca medievale. È una tra le più antiche bevande prodotte dall'uomo, la birra. Pare infatti sia nata 5000 anni fa in Mesopotamia, dove veniva prodotta una bevanda fermentata a base di cereali, dal sapore particolarmente intenso. Dalla Mesopotamia arrivò anche in Egitto. La presenza della birra in Egitto la fece rientrare anche nella cultura ebraica. Nell'antica Grecia la birra divenne comune soprattutto durante i festeggiamenti in occasione della festa di Demetra, la dea delle messi. Invece, nella gloriosa Roma imperiale, la birra viene considerata un prodotto per sole donne e per questo disprezzata dagli uomini che prediligevano il più virile vino. La bevanda bionda veniva molto utilizzata dalle donne romane sia nella cosmesi per la produzione di unguenti e vari prodotti di bellezza, ma anche per aumentare la portata lattea nelle puerpere. La birra, così come il vino, era una delle bevande più diffuse e utilizzate in tutto il periodo medievale. Era infatti diffuso l'uso di coltivare cereali per la produzione di birra. In un'epoca in cui la purezza dell'acqua era dubbia, la birra era una bevanda igienicamente sicura. La bollitura del mosto, lo sviluppo di alcol, il basso pH concorrevano ad eliminare qualsiasi organismo nocivo, assicurando l'eliminazione dei principali rischi di contaminazione della bevanda. Come cereale veniva utilizzato l'orzo, sia perché era più semplice trasformarlo in malto, sia perché dava più zucchero, trasformato in alcol dalla fermentazione. Per aromatizzarla si adoperava il grut, una miscela di erbe e spezie. Si potevano trovare anche bacche di ginepro, di mirto e di prugnolo, corteccia di quercia, ma anche anice, assenso, seme di cumino selvatico, genziana e rosmarino. Le birre forti si aromatizzavano anche con cannella, chiodi di garofano, zenzero e pepe, aromi che spesso mascheravano retrogusti e acidità della birra. L'ultimo ingrediente ad aggiungersi alla composizione base della birra, così come la conosciamo oggi, è il luppolo. L'uso del luppolo si diffuse a partire dal XII secolo grazie agli studi di Hildegarda de Bingen. Hildegarda studiò le proprietà stabilizzanti e conservanti della pianta e nel suo libro sulle creature descrisse il luppolo come caldo e secco contenente un po' di umidità. Scrive che non presenta grande utilità per l'uomo, poiché aumenta in lui la melanconia, provoca tristezza nella mente e appesantisce le viscere. Tuttavia, grazie alla sua amarezza, blocca la putrefazione in certe bevande in cui lo si aggiunge, al punto che possono conservarsi più a lungo. Ecco dunque la chiara caratteristica che Hildegarda trova nel luppolo. Era un conservante naturale. Questa caratteristica ha permesso alla pianta di essere utilizzata nella produzione della birra come conservante, proprietà che tuttora risulta essere fondamentale, indipendentemente dalle caratteristiche amaricanti e
aromatizzanti. La produzione era stata affidata ai monaci, che nei monasteri, grazie agli impianti di fabbricazione su larga scala, erano in grado non solo di produrre e assicurare la birra per i monaci stessi, per i pellegrini e per i viandanti, ma permetteva anche la vendita della birra prodotta, esportata anche su vasta scala, grazie all'utilizzo di botti di grandi dimensioni ed una conseguente indipendenza economica. Dei monaci di un monastero in Baviera introdussero anche un nuovo modo di fermentazione e conservazione della birra luppolata, che consisteva nell'uso di cantine per immagazzinarla al fresco. A temperature più basse, infatti, alcuni lieviti, invece di schiumare sulla superficie del recipiente, fermentavano molto più lentamente sul fondo. La birra così si conservava più a lungo e il processo prese il nome tedesco di Lager, che vuol dire appunto magazzino, deposito. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like, non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!